Ciao e benvenuto a questo nuovo video dedicato al DJI Pocket 3 e ai suoi accessori. In questo video parleremo nello specifico della lente anamorfica contenuta in questo kit che mette a disposizione KFF Concept, che offre 6 filtri, 3 filtri ND, una lente anamorfica, una grandangolare e una macro, quindi come dire un set abbastanza completo, e andiamo a vedere in questo video come utilizzare e come poi post produrre un filmato girato con la lente anamorfica. Se questo argomento ti piace non dimenticare di mettere un like e soprattutto di sottoscrivere il canale per ricevere altri video come questo. Bene, nel kit che offre KF Concept troviamo, oltre a una pratica salvietta per pulire la lente e una protezione schermo, troviamo tutti questi filtri, questo set di filtri, 3 filtri ND, il filtro anamorfico, quello grandangolare e il filtro la lente macro. Questa è la lente anamorfica. A cosa serve? La lente anamorfica, in poche parole, comprime l'immagine in fase di ripresa e poi dobbiamo post produrla in un secondo momento per ottenere un campo visivo maggiore e quindi un formato più cinematografico. È una tecnica nata negli anni 50 ma ancora oggi si rivela, come dire, molto utile. E quindi andiamo subito sul campo, applichiamo la nostra lente anamorfica, vediamo il risultato ottenuto per poi andarlo a post produrre in Adobe Premiere Pro o Filmora. Perfetto, ben trovati qui sul campo, letteralmente parlando sul campo, e andiamo quindi subito a provare la lente anamorfica per vedere l'effetto che prova. Eccola qui, la vado a inserire. Perfetto, molto facile con l'aggancio magnetico. Come vedi già l'immagine si è distorta, si è schiacciata. Quindi facciamo una prova di ripresa e poi andiamo ad elaborarla, a decomprimerla con il software di editing video. Ed eccoci qui nel nostro caso in Filmora, ma puoi importare le tue clip anamorfiche, come dire, girate con la lente anamorfica col tuo DJI Pocket 3 in qualsiasi software di editing video, perché altro non è che un gioco di dimensioni. E quindi ad esempio importiamo la clip che abbiamo girato, questa qui nella timeline, e il progetto ha le stesse dimensioni della clip, quindi in questo caso era 2K e quindi 2688 x 1512. Ok. La prima parte della clip è quella senza filtro, possiamo anche tagliare qua, e la seconda parte della clip è quella con il filtro. Eccola qui, infatti è compressa, schiacciata. Ora la regola dice che per ottenere, come dire, ripristinare le proporzioni giuste, bisogna dividere 1 per il ratio della lente anamorfica. Quindi se abbiamo girato ad esempio con una lente 1.33 bisognerà fare 1 diviso 33 e quindi bisognerà scalare verticalmente dallo 0, al 75%. Nel nostro caso la lente è 1.2, almeno così dichiarato, quindi 1 diviso 1.2 fa 83, 0.83, quindi dobbiamo scalare verticalmente dell'83%, quindi disabilito la scala proporzionale e vado qui a 83. Questo è secondo quanto dice la regola, ma subito mi accorgo che il mio volto è un po' schiacciato. Quindi per quanto riguarda questa ottica, quanto dichiarato non rispecchia poi la realtà. In realtà qui stiamo a un 92%. Ecco qui che le proporzioni sono giuste. Abbiamo ottenuto le bande nere, quindi un formato, come dire, abbastanza più panoramico del 16 noni. E comunque la cosa interessante però è lo spazio del campo, insomma dietro, guarda come qui è molto più ristretto. Prendiamo alcuni punti di riferimento, qui e qui. Guarda qui quanto è più ampio, sembra che abbiamo quasi utilizzato una lente grandangolare senza avere la distorsione tipica della lente grandangolare. E quindi già questo è molto importante e devo dire che è un gran bel risultato per, come dire, una lente tra virgolette piccola come quella del DJI Pocket 3. Ma non finisce qui, perché la lente anamorfica può anche renderci quell'effetto di riflesso blu tipico delle pellicole cinematografiche, quindi andiamo subito a importare una clip girata di notte per vedere l'effetto che fa. Bene, vediamo come si comporta di notte la nostra lente anamorfica. Come vedi alle mie spalle già puoi intravedere dei riflessi, dei bagliori blu, ecco, sono tipici di questa lente. Inquadriamo in avanti, ecco qua. Vedi come in lontananza si vedono i riflessi blu, molto interessante, ad esempio perfetto per girare, non so, dei videoclip musicali o creare
atmosfere particolari. Quindi se vuoi dare un look cinematografico ai tuoi video creando un aspetto panoramico di qualità tramite il Pocket 3, direi che questo filtro anamorfico è quello che fa al caso tuo. Ad ogni modo ti ricordo che io sto utilizzando questo filtro di questo brand, di questa marca, ma sentiti libero di acquistare il prodotto che meglio desideri e che più soddisfi le tue esigenze. In questo video abbiamo scoperto che il kit messo a disposizione da KF Concept offre, oltre a 3 filtri ND, anche la lente anamorfica, la lente grandangolare e la lente macro, che possono essere davvero molto utili durante le nostre riprese con il DJI Pocket 3. Non dimenticare di mettere un mi piace se questo video ti è piaciuto e soprattutto di sottoscrivere il canale per ricevere altri video come questo. Grazie e ti aspetto al prossimo video.